Ci sono momenti in cui ti senti pieno di entusiasmo, hai l'idea giusta, il tempo per metterla in pratica e la voglia di buttarti. E allora pensi, ci siamo, apro il mio canale YouTube e inizio a condividere quello che so, quello che amo e quello che mi appassiona. E lo fai. Parti carico, metti online i primi video, ma poi succede qualcosa. I numeri sono bassi, nessuno si iscrive, nessun commento. E allora ti viene da pensare, forse non sono portato, forse non funziona, forse ho sbagliato tutto. Sai una cosa? Forse sì, stai sbagliando qualcosa, ma non perché non sei capace, semplicemente perché ci sono degli errori che fanno in tanti, errori che possiamo definire silenziosi, errori invisibili, ma che possono compromettere davvero tutto. Oggi in questo video ti voglio parlare proprio di questi errori, 11 per la precisione, li ho visti, li ho fatti, li ho analizzati e ora te li restituisco uno per uno, con la speranza che tu possa evitarli, superarli e soprattutto non farti scoraggiare. YouTube è pieno di contenuti e questo lo sappiamo, ci sono milioni di video pubblicati ogni giorno e la prima cosa che serve a chi ti guarda è capire, ma tu di che cosa parli? Il tuo canale è un punto di riferimento, ok, ma per chi? Se oggi pubblichi un tutorial di montaggio, domani una recensione di un libro, dopodomani il vlog del tuo weekend, chi ti guarda si confonde un attimino. Le persone hanno bisogno di certezze. Non devi diventare una macchina da contenuti monotematici, ovviamente, ma devi avere una direzione chiara. Per esempio, se ami il minimalismo, puoi parlare di organizzazione, di scelte consapevoli, di tempo, ma tutto deve avere un filo conduttore. Deve esserci una sorta di promessa dietro il tuo canale. Se ti iscrivi, troverai questo. E ti assicuro che non è limitante, è ciò che ti distingue. Quante volte ti sei detto, appena prendo quel microfono, inizio? Oppure, ora non ho la luce giusta, mannaggia, devo aspettare. Oppure ancora, devo imparare a montare meglio prima di pubblicare. La verità è che spesso dietro queste scuse c'è solo paura. La paura di mettersi in gioco, di essere giudicato, di non essere perfetto. Ma YouTube non è uno spazio per i perfetti, è uno spazio per chi ha qualcosa da dire. E se hai qualcosa da dire, puoi iniziare con quello che hai. Un telefono e un messaggio chiaro bastano. La qualità si costruisce nel tempo, ma l'autenticità, quella o ce l'hai o non ce l'hai. E tu ce l'hai, devi soltanto lasciarla uscire. Hai fatto un video bellissimo, l'hai montato con cura, hai scelto le parole precise, le luci perfette, ma il titolo è debole e la copertina anonima. Risultato? Nessuno ci clicca. YouTube funziona così, le persone decidono in pochi secondi se guardare un video oppure non guardarlo. E lo fanno fondamentalmente attraverso due cose, il titolo e la copertina. Il titolo deve far capire subito cosa si troverà nel video, ma deve anche incuriosire. La copertina invece deve colpire, deve avere un elemento visivo chiaro, leggibile anche da piccolo e deve trasmettere emozione. Una buona copertina può far addirittura triplicare il numero di click e quei click sono solo l'inizio della relazione. Pubblicare un video oggi, uno fra 3 settimane, uno tra 2 mesi, è il modo più veloce per perdere tutto. Non si tratta solo di piacere all'algoritmo, si tratta di costruire fiducia, ritmo e presenza. Chi si affeziona a te vuole sapere quando tornerai, vuole sapere che ci sei, che sei affidabile. Quindi meglio un video ogni 15 giorni, ma sempre, che 3 video in una settimana e poi silenzio per mesi. YouTube è come una pianta, se la innaffi una sola volta, ovviamente muore, se la curi nel tempo, cresce e dà frutti. Ti sarà capitato sicuramente. Apri un video, senti un audio disturbato, troppo basso, con riverbero, che fai? Lo chiudi. Succede a tutti, l'orecchio è molto più impaziente dell'occhio. Un audio pulito, caldo, chiaro cambia l'esperienza. Non devi per forza ovviamente avere uno studio professionale, ma se prendi un microfono decente e registri in un ambiente il più silenzioso possibile, è già tanto. Fai attenzione anche alla luce. Basta infatti una finestra davanti a te per migliorare tutto. Ogni dettaglio tecnico è un segno d'amore verso chi ti guarda. È come dire: mi sono preparato per te. Lo so, le prime volte che apri YouTube Studio sembra di leggere geroglifici. Retention, CTR, tempo medio di visualizzazione, ti senti perso. Ma quei numeri parlano. Ti dicono dove la gente si ferma, cosa li appassiona, cosa li annoia. Non servono, anzi non usarli per giudicarti, usali per migliorarti.
Magari scopri che tutti abbandonano il video al minuto numero 3. Allora forse è lì che devi cambiare ritmo. Magari vedi che a un certo punto il video porta più iscritti. Ecco, forse quella è la strada. Osserva, impara e cresci. Ovviamente un passo alla volta. Un commento è come un regalo. Qualcuno ha visto il tuo video, ha dedicato del tempo e ha scritto qualcosa. E tu non rispondi. Rispondere non è una formalità, è un modo per costruire una relazione e le relazioni fanno crescere i canali. Chi si sente ascoltato ritorna, ti difende, ti promuove. Non hai bisogno di centinaia di fan, hai bisogno di veri, pochi sostenitori e quelli si costruiscono una risposta alla volta. YouTube è un motore di ricerca e come ogni motore di ricerca funziona con le parole. Se carichi un video senza descrizione, senza tag, senza capitoli, stai nascondendo il tuo contenuto. È come scrivere un libro bellissimo e non metterlo in libreria. Usa parole che la gente cerca davvero. Pensa al tuo pubblico, che cosa digiterebbe per trovare un video come il tuo? Usa quelle parole in modo naturale, nel titolo, nella descrizione, nei sottotitoli. Fallo con cura perché questo è un ponte che porta le persone giuste da te. È un errore sottile, subdolo, ma molto pericoloso. Fai un contenuto tecnico, ma lo addolcisci per non sembrare noioso. Fai un contenuto emotivo, ma lo limiti per non sembrare troppo profondo. E così perdi te stesso. Chi sei? Qual è la tua voce? Ovviamente non devi piacere a tutti. Devi essere te stesso, autentico, onesto e coerente. E fidati, chi ti riconosce, chi ti sente vero, ti seguirà con il cuore. Il tuo canale è il tuo volto online. Se le copertine cambiano stile ogni volta, se il tuo tono di voce cambia, se il nome del canale non corrisponde a quello che fai, le persone si confondono. Serve coerenza visiva, colori, font, stile, musica. Non devi essere un designer, basta essere riconoscibile. Pensa a come vuoi essere ricordato e poi sii sempre te stesso. Hai pubblicato il tuo primo video, lo guardi 1000 volte, lo condividi ovunque e aspetti. Un giorno, 2 giorni, 3 giorni, niente. E ti viene da mollare. Ma YouTube non è una gara sui 100 metri, è una maratona, è lentissimo. I canali possono esplodere dopo mesi, dopo anni. I video a volte iniziano a girare quando non ci pensavi più. Quindi non cercare l'onda virale per forza. Cerca la profondità, la verità, il dialogo. Se stai costruendo qualcosa che può durare, questo richiede pazienza. Questi errori li facciamo tutti. Io li ho fatti e forse anche tu li stai facendo proprio adesso. Ma non è un problema. Il vero problema è non volerli vedere. E arrendersi e fermarsi. YouTube, lo sappiamo, è un viaggio. E ogni viaggio ha strade storte, delle cadute, delle deviazioni, ma anche delle scoperte, degli incontri, delle evoluzioni. Quindi il mio consiglio è non mollare, non cercare la perfezione, cerca te, cerca la tua voce e soprattutto continua. Spero che questo video sia stato interessante per te. Se ti va, commentalo e io, come al solito, ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e noi ci vediamo settimana prossima.